Ciao, benvenuto o bentornato su questo canale. Se non mi conosci, sono Virginie e sono un interior designer. Amo co-creare con i miei clienti le loro case affinché possano avere una casa bella e funzionale che li rappresenti e li supporti nella vita di tutti i giorni. Questo può andare dalla consulenza fino all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronto il tema casa e ristrutturazione, dandoti suggerimenti e spunti affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa nella quale non vedi l'ora di tornare per trovare ed essere te stesso. Ricordati che sono suggerimenti generali, non possono avere lo stesso peso di una consulenza fatta su misura, quindi prendi quello che senti davvero faccia al caso tuo in questo momento e il resto lascialo andare. Qualche anno fa il grigio, soprattutto dal sottotono nero, è stato un trend amatissimo in interior design, elegante, neutro, estremamente versatile, è diventato la base ideale per ambienti minimalisti, moderni e sofisticati. Pavimenti, muri, mobili, finiture, tutto era sui toni del grigio e del bianco. Ma quando il grigio domina in modo assoluto può anche trasmettere freddezza o risultare monotono, specialmente in spazi vissuti come soggiorno e camera da letto. Se anche tu hai amato e seguito questo trend e ora vorresti scaldarlo un po' ma senza dover cambiare o stravolgere il tutto, sei nel posto giusto. Oggi condividerò con te 9 idee per poter scaldare un ambiente grigio rendendolo accogliente. Prima di cominciare, se ti piacciono questi argomenti e non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale, resterai sempre aggiornato e mi aiuterai a farlo crescere. Io lo apprezzerò tantissimo. Metti un bel like al video e partiamo. Pronto a vedere 9 modi per scaldare un ambiente grigio senza dover rivoluzionare tutto? Partiamo subito. Quando si parla di colori in interior design c'è spesso la convinzione che non si possano mescolare colori caldi con quelli freddi. Nulla di più falso. Un ambiente con solo toni freddi può risultare un po' respingente, ma anche un ambiente che abbia solo colori caldi potrebbe risultare un po' pesante. Va bene avere una prevalenza di caldo o di freddo, ma va sempre bilanciato con un poco dell'altro colore. Questo darà un po' di dinamicità e movimento. Quando si parla di toni caldi non è obbligatorio usare toni vivaci come il rosso o l'arancione. Se ami i neutri basterà aggiungere dei neutri però con sottotono caldo. Per esempio un marrone tabacco, il beige, il verde oliva o anche il color ruggine. Distribuisci i vari colori in modo strategico partendo da piccoli accenti decorativi per arrivare al colore sui muri e magari qualche mobile importante. Il legno è uno dei materiali più efficaci per riscaldare visivamente uno spazio. Ovviamente non è che devi cambiare tutto se avessi mobili grigi o bianchi, basta anche aggiungere qualche elemento come un tavolino vicino al divano o i comodini vicino al letto, una console o addirittura anche solo una poltroncina. Questo tipo di elementi farà subito una grandissima differenza nel riscaldare l'ambiente. Se trovi che siano elementi troppo grandi, puoi sempre aggiungere il legno con dei vassoi, le cornici dei quadri e foto e altri piccoli oggetti. Non hai idea del potere di piccoli oggetti ben sistemati in giro per la stanza perché aggiungono immediatamente profondità e calore. In un ambiente grigio il contrasto con il legno, soprattutto nelle sue tonalità miele, noce o rovere, crea un equilibrio armonioso e raffinato. È incredibile come oggetti così semplici possano fare davvero una differenza enorme nei nostri ambienti. Il vimine è un elemento che, come il legno, riscalda immediatamente.
Le ceste sono decorative e possono anche essere molto funzionali. Pensa per esempio a una scatola in vimini sulla libreria dove puoi anche mettere qualche oggetto che magari non vuoi sia alla vista, oppure una cesta vicino al divano con delle riviste o una bella coperta pronta all'uso se necessario. Lì anche a dirlo, un altro modo per riscaldare gli ambienti è quello di usare i tessili. Tende, coperte, cuscini e tappeti sono davvero strumenti molto potenti per trasformare la percezione di uno spazio. Gioca con le trame, alternando trame leggere come il cotone e il lino a trame più lavorate come velluto, la lana o anche il bouclé. I tessili sono un ottimo modo per aggiungere le tonalità calde senza spegnere il grigio. Aggiungere, senza esagerare, cuscini e coperte su letto e divano, ormai lo sai, aiuta a rendere l'ambiente più invitante e accogliente. La stratificazione dei tessili inoltre comunica comfort e intimità. Se anche i pavimenti sono grigi, ed è probabile che lo siano, i tappeti saranno un fantastico modo per riscaldarli. Grandi tappeti dai colori neutri ma caldi faranno davvero una differenza enorme e immediata, così non dovrai cambiare i pavimenti. In generale le luci fredde sono da bannare, ma spesso ho detto che per l'illuminazione generale di una stanza si potrebbe usare la luce neutra che va dai 4000 ai 5000 gradi Kelvin. In un ambiente grigio però è sconsigliabile anche quella perché risulterebbe anche lei fredda. La luce calda 2700-3000 gradi Kelvin è davvero da preferire sempre in caso di ambienti grigi. Usa anche paralumi in tessuto o vetro opalino in modo che la luce possa illuminare meglio ma risulti anche più morbida. Non dimenticare di avere più punti luce diverse, se è importante in generale, diventa vitale in ambienti grigi perché oltre a creare profondità e ritmo renderanno lo spazio più accogliente. Un altro elemento che scalda immediatamente qualunque ambiente, non importa lo stile o i colori usato, è la candela. La sua luce delicata e la fiammella in movimento riportano subito a calore e rilassamento. Non è obbligatorio che siano candele profumate, così come non devono essere per forza candele vere. Ci sono infatti candele a batteria che sembrano reali e che quindi riscalderanno l'ambiente come farebbe una candela vera. Le candele sono piccoli dettagli che faranno un'enorme differenza. Se ben scelte, vero o artificiali che siano, sono anche molto decorative. Un altro modo per scaldare un ambiente grigio è attraverso il contrasto materico, ovvero alternare superfici lisce a quelle più ruvide o grezze, come una ceramica artigianale o un metallo brunito. Questo dà ritmo e rompe la monotonia. La ceramica grezza, se lasciata naturale, inoltre tendenzialmente tende al marrone, al terracotte e quindi sarà un altro modo di portare colori caldi nella stanza. Ma quando anche tu la preferissi colorata e fosse un colore più freddo, la texture grezza farà la differenza. Prediligi inoltre superfici opache a quelle lucide, anche quello aiuterà moltissimo a riscaldare gli ambienti. Questi sono tutti dettagli che, oltre a scaldare, renderanno lo spazio decisamente più interessante. È bene fare anche attenzione alla tipologia di metalli che si hanno in casa: maniglie, tavolini, lampade, portarotoli o asciugamani, specchi possono avere delle parti metalliche. In un ambiente prettamente grigio sarebbe bene usare metalli opachi e caldi come l'oro, il bronzo o il rame, perché sono elementi validissimi per illuminare e scaldare appunto l'ambiente. Un modo facile ed economico potrebbe essere quello di cambiare le maniglie dei mobili, aggiungere qualche lampada o anche semplicemente dei portacandele.
Ebbene sì, questo punto non poteva mancare nemmeno questa volta. Le piante aggiungono un tocco di colore naturale e inducono una sensazione di vita e movimento. Inoltre è un'ottima scusa per usare vasi in terracotta o coprivasi in bimini, no? Come vedi non sarà difficile e nemmeno costoso valorizzare e riscaldare un ambiente grigio. Se sei titubante, comincia a piccole dosi con i tessili e oggetti vari. Guarda come ti fanno sentire, potrai sempre aumentare magari coi colori alle pareti e via dicendo. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto, nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti, sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre, prenota la tua consulenza, trovi i miei contatti in descrizione. Se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale, attiva la campanella così da non perderti i prossimi video. Grazie di cuore per essere stato qui con me, a presto, ciao!